Buongiorno ragazzi e bentornati sul canale Valoroso IT. Se vi piacciono i retrocomputer e elettronica vintage siete nel posto giusto e, come vi suggerisco spesso, attivate la campanella delle notifiche e iscrivetevi al canale. Anzi, al contrario, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche. Che cosa abbiamo qua dietro? È il Commodore 128D che ho acquistato da qualche giorno e vi ho mostrato nel video unboxing di qualche giorno fa. L'ho acquistato su eBay, le premesse non erano delle migliori, adesso andiamo a vedere anche l'acquisto che ho effettuato su eBay, ma oggi vediamo la prova di questo Commodore 128. Secondo voi funziona o no? Perché le premesse non erano molto buone, 100% non testato, però in genere acquisto cose 100% testate, funzionanti, magari anche di bell'aspetto, poi mi arrivano non funzionanti come il Commodore Plus 4 di qualche mese fa, oppure completamente distrutte come il Commodore SX64, e questa volta in cui il computer è 100% non testato, io sono ottimista. Dai, vediamo l'ordine che ho fatto su eBay e poi proseguiamo con il test di questo computer. Avevo trovato su eBay questa inserzione perché in Italia i prezzi sono improponibili, all'estero ancora si trova qualche cosa a prezzo decente. In questo caso il prezzo era molto alto perché c'erano 555 euro che il venditore voleva e in più 46 euro di trasporto dall'Austria. Però in pratica ho fatto una proposta a circa la metà del prezzo e il venditore l'ha accettata, quindi da questo punto di vista sono abbastanza contento. Il computer si presentava in condizioni insomma non perfette perché la tastiera già si vede che è ingiallita. Oltre al Commodore 128D e la tastiera ci sono anche una serie di accessori che poco c'entrano col Commodore 128 perché ci sono due alimentatori del Commodore 64 e un alimentatore del drive esterno che può essere, non so, il 1581 ad esempio, ma questo l'abbiamo già visto anche nel video dell'unboxing che ho fatto l'altro giorno. E c'era anche questo drive Commodore 1541 che è particolarmente modificato. Infatti si vedono davanti un paio di fori con pulsanti, buchi. Diciamo che poco mi interessava questo drive, più che altro il discorso che mi interessava il Commodore 128D. La tastiera è tedesca e vabbè, questo un pochino mi disturba, però d'altro canto va bene anche una tastiera tedesca, alla fine il computer mi serve per tenerlo in collezione, quindi non è che devo scrivere chissà quali testi su questo Commodore 128D. Il computer si presenta in condizioni discrete, non bellissime, c'è l'adesivo di Windows 95 che infatti poi avevamo visto anche nel video short dell'unboxing. Ecco, purtroppo uno di questi due fermacavi si è rotto, quindi lo vedrete anche dopo quando vi faccio vedere il Commodore come mi è arrivato e uno di questi due si è staccato. Ecco, vari accessori, alimentatori, il manuale in tedesco del Commodore 128D. Per quanto riguarda l'inserzione, di sicuro non prometteva bene, perché parla di un Commodore 500, quando prima si vede 128D dalla descrizione e anche dalle foto si vede che è un 128D, con la tastiera e un floppy disk drive esterno. Non l'ha testato perché non ha il monitor per testarlo, quindi il computer è 100% non testato. Hai capito? Sì. Allora io dico, se questo non è testato, funzionerà, non funzionerà, adesso lo scopriamo. Fino ad ora alcune cose che comprate come 100% testate e funzionanti in realtà non andavano. Così come altre cose che avevano un aspetto molto bello, in realtà poi mi sono arrivate rotte perché l'imballaggio non era adeguato. Quindi a questo punto un'inserzione del genere parte parecchio, parecchio negativa, con un computer con la dicitura sbagliata, non testato e insomma si vede che c'ha qualche piccolo problemino estetico. Adesso infatti andiamo a vederlo. Sarà così? Funzionerà? Non funzionerà? Secondo voi va o non va? Adesso lo proviamo. Ed ecco qui il Commodore 128D che mi è arrivato dall'acquisto su eBay. Questo pezzettino qua è quello che si è staccato purtroppo posteriormente. Adesso cerco di farvelo vedere. Qui
però non vedo particolari problemi a riattaccarlo. Probabilmente lo incollerò e metterò anche dei piccoli pezzi metallici sciolti all'interno della plastica, se riesco. Li sciolgo un po' col saldatore, poi li infilo prima da una parte, poi dall'altra del pezzo di plastica, insieme a un po' di colla, dovrebbe rimanere abbastanza resistente. La tastiera coi tasti tedeschi, il case plastico con maniglia laterale e la tastiera si può alloggiare nella parte inferiore del case, che presenta un apposito vano. Per testare il computer utilizzerò il solito test diagnostico del Commodore 64 che vi avevo già fatto vedere in un video, quello in cui accendevo il Commodore 64 dopo tanti anni di inattività e provavo tutte le periferiche. Va bene anche per il Commodore 128, dato che ha le stesse porte, quindi la porta cartuccia dove inserire appunto l'interfaccia che permette il caricamento di tutti i test, il tape, la porta del floppy disk drive esterno, connettore seriale bus, i due controller, quindi joystick oppure mouse, e lo schedino per la user port. Non utilizzo l'attrezzo per testare la tastiera perché la tastiera del Commodore 128D ha un connettore che si collega alla parte esterna del computer. E poi comunque la tastiera la posso testare a mano digitando sui vari tasti e vedendo se sul monitor funziona tutto o meno, sempre che il computer parta ovviamente. Altro strumento che utilizzo per testare questo computer è questo convertitore da porta RGBI del computer, perché sapete che il Commodore 128, così come il Commodore 128D, ha due monitor, la possibilità di collegare due monitor, uno a 40 colonne, quello standard che si collega all'uscita video standard, e uno a 80 colonne che si collega all'uscita RGBI. Avevo fatto un video di questo convertitore, quindi se volete potete approfondire l'argomento. Il convertitore necessita di alimentazione 5 volt esterna, per questo poi ho anche un alimentatore, e ha un'uscita VGA per collegarlo a un monitor, però attenzione, non vanno bene tutti i monitor. Il monitor che utilizzate deve supportare un sincronismo orizzontale di 15 kHz e questa cosa non è scontata perché in genere supportano a partire da 31 kHz, quindi molto probabilmente un monitor che avete non va bene, ne dovete trovare monitor appositi. Utilizzerò anche un dischetto per vedere se il floppy disk drive interno del computer funziona correttamente. Dai, siamo ottimisti. La prima cosa che faccio adesso è girare il computer, aprirlo, perché prima di accenderlo, come avevo fatto vedere nel video in cui mostravo come riaccendere un computer dopo tanti anni di inattività, bisogna testare le tensioni di alimentazione dell'alimentatore. In questo caso purtroppo l'alimentatore è interno, per cui bisogna smontare il computer e testare le tensioni da dentro. Invece su computer come il Commodore 64 o anche il 128 normale potete testare le tensioni dall'esterno perché l'alimentatore si trova all'esterno del computer. Svitiamo le 4 viti che tengono chiuso il Commodore 128D. Ce ne sono anche due posteriori. Mettiamo in un sacchettino, così non c'è il rischio di perderle. Oppure perdo il sacchettino e perdo tutte e 4 le viti contemporaneamente. A questo punto proviamo ad aprire il contenitore del Commodore 128D. Apro la maniglia laterale che sembra tenere chiuse le due parti, sollevo, sì, si sta staccando. Bisogna cercare di sfilarlo verso la parte posteriore, perché qui c'è una linguetta che lo tiene fisso, ma in realtà bisogna farla scorrere verso il dietro. Operazione un po' delicata. Oh! Questo è l'interno del Commodore 128D.
Questo è l'alimentatore che si collega da una parte su questa che è la scheda di controller del floppy disk drive interno e poi c'è un altro cavo dell'alimentatore che arriva fino a qui, qua dietro, ed è da qui che si collega sulla scheda madre. Quindi io vado a staccare questo connettore e questo in modo da poter alimentare il computer, provare le tensioni con il tester, ma senza tenerle collegate alla scheda madre ovviamente, cioè le tensioni dell'alimentatore le provo staccato dal resto, in modo che se fossero sbagliate non corro il rischio di far saltare nulla quando accendo il computer. Ecco, stacchiamo quindi il connettore che va sulla scheda madre, eccolo qua, e stacchiamo anche il connettore dell'alimentatore che va sul floppy disk drive, ed eccolo qua. Mettiamo il tester in modo che misuri le tensioni continue e cominciamo a collegarlo qui, quindi sul filo giallo e sul filo blu. Vediamo che tensione troviamo. Ovviamente dobbiamo alimentare il computer, bisogna stare attenti perché essendo tutto aperto c'è possibilità di prendere una scossa, quindi non vi esorto a fare quello che faccio io. Ho collegato il cavo di alimentazione 230 volt in alternata e il tester che misura la lettura della tensione continua. Accendo l'alimentatore del computer e qui ci troviamo 11,5 volt circa. In pratica questa deve essere la tensione del floppy disk drive, non la tensione della logica. Adesso misuriamo anche l'altra. 5,3. È buona. Quindi sul floppy disk drive le tensioni sono giuste. Poi se avete voglia e soprattutto se avete un tester che lo supporta, potreste mettere max in modo che il tester vada a misurare la tensione massima. Non si sa mai che in alcuni momenti la tensione aumenta, si riduce, aumenta e raggiunge dei valori che non sono ottimali per i componenti. Ad esempio adesso se io spengo l'alimentatore, il massimo è rimasto più o meno costante. Vediamo di riaccenderlo. Ecco, durante la fase di accensione e spegnimento il massimo viene un attimino toccato. Vedete che eravamo partiti da 5,3 qualcosa, adesso siamo a 5,394, ma sono comunque tutti valori assolutamente normali. Ora misuriamo le tensioni sul connettore della scheda madre. Spengo e riaccendo il tester in modo da togliere la misura del massimo e provo a collegarmi sul connettore della scheda madre, quindi sul rosso che dovrebbero essere 5 volt, sì, anche qua 5,3. Immagino comunque che le tensioni di alimentazione qua sul floppy e sulla scheda madre siano ricavate in parallelo dall'alimentatore, quindi insomma non mi stupisce che siano esattamente uguali. Un'altra misura che possiamo fare è la tensione alternata, quindi tra questo e questo, ovviamente impostando il tester in alternata. In teoria dovrebbe essere 9 volt in alternata, però è molto frequente trovare sugli alimentatori sia del Commodore 128 al 64 una tensione un pochino più alta, tipo 11 volt, va bene, ce la facciamo andare bene. Beh, a questo punto posso rimettere i connettori dell'alimentatore sulle varie schede e così vediamo se parte. Dai, incrociamo le dita. Per ricollegare tutto ho staccato il connettore 2V120 volt e ho anche spento l'alimentatore, quindi posso ricollegare due connettori, quello del floppy e quello della scheda madre. Ovviamente bisogna essere sicuri di averli collegati giusti e non al contrario, piuttosto che con un piedino sfalsato da un lato rispetto all'altro, perché a quel punto sarebbero veramente dolori. Dai che sono curioso, prima di collegare vari circuiti di test provo a accendere il computer, quindi collego la tastiera e il connettore video che si trova nella parte posteriore del computer. Ricollego l'alimentazione del computer che per il momento rimane aperto e accendiamo il monitor.
Il monitor deve essere su audio video, quindi lo mettiamo audio video 2, che è l'ingresso che utilizzo io. Ora accendiamo il computer, tutto collegato, sì, tastiera a posto, monitor a posto, alimentatore a posto, per il momento dovremmo esserci, quindi accendiamo il computer. Vado? Mettete un like al video? Vado, Dai! Cos'è che è successo? No, guarda qua! C'è questo tasto delle 80 colonne schiacciate. Rifacciamo l'operazione. Cavolo, c'ho i brividi adesso. Perché sembra funzionare. Quindi tolgo le 80 colonne, mettiamo quindi sul monitor a 40 colonne. Pronti? Dai! Sì! È partito, non testato, funzionante, è una roba incredibile. Cioè li compro funzionanti e non vanno, questo lo compro non testato e va. Spettacolo. Facciamo un po' di prove sulla tastiera a questo punto. Sì. Ha i tasti strani perché è una tastiera tedesca. Infatti qua c'è la Z e qua c'è la Y. Ah, giusto allora. Boh. E perché qua si vede Y e qua Z? Ah, forse perché c'è questo tasto qua. Guardate come fa, cambia e a questo punto se schiaccio qua fa la Z, mentre se invece ritorno schiacciando questo pulsante, se schiaccio qua fa la Y. Che roba particolare. Quanto sono belli i suoni di questi tasti qua. Vi ricordate il video ASMR che avevo fatto? Vediamo un po' se non ha... Ok, programmino in Basic. C'è un po' di pubblicità al sito www.valoroso.it spazio punto e virgola, dove sta? Qua? No. Dove potrebbe... Ah, questo perché ovviamente bisogna stare attenti a quali set di caratteri si utilizza. 20, vai a 10 e avvia. Beh, direi che funziona. Poi, per migliorare un attimino il video, avevo già fatto vedere in un altro video che ho realizzato, è possibile utilizzare l'uscita S-Video, sempre all'interno del connettore di uscita video 40 colonne del computer. Va bene sia per il Commodore 64, 128, Commodore 16, potete usare il cavo S-Video. In questo caso è un normalissimo cavo video composito, quindi ogni tanto fa qualche piccolo difetto sul monitor, però insomma è una roba risaputa. A questo punto cosa facciamo? Abbiamo due possibilità: o proviamo tutte le periferiche con i circuiti di test, o in alternativa proviamo a collegare l'altro monitor. Beh, un sondaggio non lo riesco a fare diretto così online, anche perché il video è registrato, quindi decido io. Colleghiamo il secondo monitor, vediamo se funziona. Quindi utilizzo questo convertitore da porta RGB posteriore al computer a VGA, come ho detto prima, 15 kHz, alimentazione 5 volt esterna. Ovviamente per fare tutte queste operazioni il computer deve essere spento. C'è una pericolosa vicinanza tra il convertitore e il 220 volt, però qua ci tocca fare questi lavori di alto rischio sul canale Valoroso ET. Vediamo di non far toccare i fili del 5 volt, anche se sono solo 5 volt, mi dispiacerebbe far saltare tutto. Quindi accendiamo anche il secondo monitor, accendiamo l'alimentatore 5 volt esterno, e il secondo monitor non deve essere messo su audio video, ma deve essere messo su come ingresso
questo qua mi pare, RGB DTV, che è poi l'ingresso che supporta i 15 kHz sulla porta VGA. Accendiamo? Pronti? Sì! È andato! Va anche l'uscita a 80 colonne. Quindi in questo caso entrambe le uscite dei monitor funzionano, la tastiera funziona, ci rimane altro che provare il floppy. Mettiamo dentro il dischetto che abbiamo visto prima. Via via. Comando Directory. No. No, direi che è diverso da prima comunque il suono, però sempre l'errore è quello là, file not found error. Quindi direi che il floppy non funziona. Vabbè, ce ne faremo una ragione, del resto si pensava che tutto il computer potesse non funzionare, e invece funziona. Vabbè, che il fatto che il floppy non funziona non succede niente. Va bene, dai, allora, collego il secondo monitor, quindi ritorno su quello a 40 colonne levando via l'adattatore RGB a VGA e collego tutto il circuito di test formato dalle varie schedine rosse che vi ho fatto vedere prima. Ovviamente tutte le connessioni, sconnessioni dei cavi vanno fatte con il computer rigorosamente spento in modo da non rischiare di provocare cortocircuiti oppure transienti di tensione sulle varie linee. Va bene, ora controller, poi stacchiamo il connettore del floppy disk drive interno perché non vorrei che desse dei segnali falsi piuttosto che chissà che altro quando poi collego questo del floppy disk drive esterno. Posteriormente, e qua si vede bene il pezzettino che è saltato via, posteriormente collego l'interfaccia che si collega alla porta d'espansione con il programma di test, questo qua, test diagnostico versione 586.220. Ok, poi connettore per il drive esterno, anche per la stampante, comunque il bus IEC, poi porta per il tape e infine user port. Da questo lato c'è scritto tenere verso l'alto qui. Ok, tutto collegato, possiamo accendere a questo punto. Pronti? Via! Questa è la classica schermata della diagnostica del Commodore 64 versione 586.220. Va bene anche per il Commodore 128, almeno per provare le cose principali. Quindi abbiamo il test della memoria, il test della memoria video, quindi della RAM, poi dopo farà anche il test del SID, quindi della parte sonora. Tutte queste cose sono comuni al Commodore 64 e al Commodore 128, quindi anche al Commodore 128D che sto provando adesso. Allora, c'è qualche piccolo errore, Ho avvicinato il microfono per farvi sentire quello che si sente quando parte il test audio. Funziona praticamente tutto ad eccezione della user port. Adesso dice ok, quindi può essere anche un errore saltuario. E ad ogni modo si tratterebbe nel caso di sostituire uno dei due CIA
o in alternativa di vedere se c'è qualche pista sul circuito stampato che non collega bene la user port con i circuiti integrati interni alla scheda madre. Comunque tutto a posto, dai, a parte il floppy disk drive interno e la user port, tutto il resto pare funzionare, compreso il doppio monitor. Bene, mi posso reputare abbastanza soddisfatto dell'acquisto, funziona praticamente tutto ad eccezione del floppy disk drive interno e della user port, che potrebbe essere appunto la user port oppure qualche integrato che la pilota, insomma poi dopo queste cose le approfondirò in un futuro. Voi vi reputereste soddisfatti di un acquisto del genere, comprato come non testato e trovandolo in queste condizioni, comunque funzionante, penso a un buon 80%? Beh, io sono abbastanza soddisfatto, anche viste le esperienze pregresse in cui compravo cose funzionanti e poi funzionanti non erano, ecco. Vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella delle notifiche, se vi fa piacere mettete un like al video e ci vediamo al prossimo. Ciao!